Benvenuti nella Black Pine Lodge. Salve horrodipendenti, bentrovati. Oggi parliamo del gioco da tavolo The Maniac, targato Escape Studios. Si tratta del nuovo board game di Antonio Ferrara. Il 23 ottobre 2024 è partita la campagna su GameFound, vi lascio il link in descrizione se siete interessati. Ma che cos'è Maniac? Siamo nell'estate del 1985 e un gruppo di amici decide di passare un fine settimana in una baita remota, ma un'oscura presenza aleggia nella Black Pine Lodge. Preparatevi a combattere per la vostra vita perché uno di voi potrebbe essere posseduto dalla maschera maledetta e trasformarsi in un maniaco assassino. The Maniac è un gioco da tavolo da 1 a 6 giocatori. L'obiettivo dei fuggitivi è quello di sopravvivere, mentre quello del maniaco è ovviamente mandare al cimitero ciascuno degli sventurati ragazzi che hanno messo piede nell'edificio. Ma attenzione, perché il mostro potrebbe essere proprio uno di voi. Ma ora procediamo con l'unboxing e con la preparazione. Innanzitutto si può vedere quanto è ricco il set di gioco, che si sviluppa su più livelli. Ci sono tantissimi elementi, porte, scale, cancelli, eccetera eccetera. Ci sono diverse modalità di gioco. Nella modalità in solitaria il maniaco è gestito dal gioco. Nella modalità standard invece, fino a 6 giocatori, ognuno interpreta un fuggitivo, ma uno di loro verrà posseduto e diventerà egli stesso il maniaco. Infatti durante l'ispezione preliminare della casa, chi pescherà la carta con la maschera maledetta, indossandola, verrà controllato da una forza oscura e diventerà il villain del gioco. C'è anche una variazione della modalità standard in cui fin dall'inizio si decide chi è il maniaco. A questo punto la partita diventa di base un gioco competitivo con da un lato il maniaco, dall'altro i fuggitivi. Cosa devono fare i fuggitivi per vincere? 3 cose: o riuscire a resistere per 20 round consecutivi, o fuggire proprio dalla baita, oppure sconfiggere il maniaco. Ogni fuggitivo ha la propria miniatura, scheda personaggio e 3 abilità speciali. Attenzione, la scheda fuggitivo è a 2 facce. Se vieni ferito la giri e il personaggio diventa insanguinato e cambia anche la sua disponibilità di azioni spendibili. Il segnalino status, che è questa sorta di otturatore, inquadra uno degli status del personaggio sulla scala di terrore. Gli status possono essere normale, spaventato e terrorizzato. I fuggitivi esplorano la casa e scelgono che azioni compiere: spostarsi da una stanza all'altra, rimanere fermi per confondere il maniaco o anche effettuare ricerche anche approfondite. Nell'arco di queste ricerche possono trovare oggetti utili alla fuga, come per esempio la mappa, la benzina dell'auto, oppure strumenti indispensabili per far accorrere i 2 personaggi speciali, che sono praticamente gli unici a poter sconfiggere il maniaco, ovvero lo sceriffo e il predestinato. Scopo del maniaco è uccidere tutti i personaggi sul tabellone prima del termine dei suoi 20 round. La maschera che indossa il maniaco mostra 2 volti a seconda di come la si guardi. Nel gioco è fornita anche la maschera, nel caso il giocatore che interpreta il villain volesse indossarla, ovviamente a suo rischio e pericolo. La maschera del killer è inizialmente serena, ma quando viene colpito la prima volta si capovolge sull'espressione arrabbiata. Se verrà colpito una terza volta rischia di perdere la maschera e di doverla cedere al fuggitivo che lo ha sconfitto, che può diventare a sua volta il maniaco. Il maniaco ha a disposizione queste schede con una versione ridotta della mappa, su cui praticamente segna in segreto i suoi spostamenti, quindi noi non sappiamo esattamente dove si trovi il killer. Particolarità del gioco sono proprio questi spostamenti segreti, non solo del killer ma anche dei giocatori, i quali pianificano i loro spostamenti
prima di esplicitarli sul tabellone di gioco, cosa che costringe sia il maniaco sia i fuggitivi a cercare di prevedere le mosse l'uno dell'altro. Come si gioca? Ci sono 3 fasi principali: fase azione, dove i fuggitivi scelgono segretamente le proprie azioni prima dello scadere del tempo scandito dalla clessidra. Fase maniaco, dove il maniaco pianifica i suoi movimenti in segreto. Fase rivelazione, si rivelano le proprie azioni e se un fuggitivo dovesse transitare nella zona del maniaco dovrà fuggire oppure dovrà intraprendere un combattimento nel caso il fuggitivo si fermasse proprio nella zona in cui si trova il killer. La fuga e il combattimento si risolvono con il lancio di 2 dadi speciali. Ogni volta che il maniaco miete una vittima dovrà intanto barrare il riquadro di una lapide sulla sua scheda, porre un segnalino teschio e infine piazzare una lapide nel suo cimitero. Il maniaco può cercare di prevedere i movimenti delle sue vittime basandosi su alcuni indizi che i fuggitivi si lasciano alle spalle durante la loro fase di azione. Infatti i fuggitivi, per esempio, aprono le porte scambiando i segnalini porta chiusa con quelli porta aperta, oppure fanno rumore salendo le scale di casa, che sono cigolanti quando qualcuno ci cammina sopra. Nelle stanze in cui c'è il simbolo dell'occhio, i fuggitivi possono scegliere di usare come azione quella di nascondersi e a questo punto subentra una meccanica molto simpatica per cui il maniaco deve indovinare dove il fuggitivo si sia nascosto, se sotto il letto, se dentro l'armadio o se all'interno del baule. Per concludere e ricapitolare, il maniaco deve eliminare tutti i fuggitivi entro 20 round, segnando ogni vittima nel suo cimitero. Ma i fuggitivi possono salvarsi in 3 modi. 1. Fuggire dalla casa tramite le varie vie di fuga. 2. Uccidere il maniaco, ma solo lo sceriffo e il predestinato possono farlo. 3. Resistere fino all'alba sopravvivendo per i 20 round. Il set di gioco è diviso su più piani e i fuggitivi devono sapersi muovere in maniera furba per evitare il killer e trovare le chiavi della loro salvezza. The Maniac ha una bella location, dei personaggi molto fighi e offre un'esperienza immersiva tra suspense e strategia, con l'ansia di non sapere chi sarà la prossima vittima o il prossimo maniaco anche. Se il gioco ha suscitato la vostra attenzione, potete supportare la campagna su GameFound. Vi invito anche a dare un'occhiata ai social di Escape Studios per rimanere aggiornati sui prossimi progetti horror. Fatemi sapere se voi avete giocato a qualcosa di bello ultimamente, se avete acchiappato qualcosa di interessante. Io vi mando un saluto e ci vediamo nel prossimo video.